non commettere questi errori quando parli italiano. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Come avrete intuito, in questo video vi mostrerò alcuni degli errori più comuni che sento o leggo spesso tra chi sta imparando l'italiano e vi spiegherò perché sono sbagliati, come correggerli e come non commetterli più nel futuro. Il video sarà strutturato in questo modo. Per ogni errore vi darò prima una frase da completare scegliendo tra le alternative che vi offro. Poi vi darò la risposta corretta e vi spiegherò perché si tratta di un errore e come correggerlo. Mi raccomando, restate fino alla fine perché l'ultimo errore è quello che commette veramente chiunque, anche i più avanzati. E come sempre, alla fine ci sarà un esercizio di ripasso per voi, per mettere in pratica tutte le conoscenze acquisite durante il video. Cominciamo con il primo errore. Completate questa frase con l'opzione corretta. Luca è sposato sua fidanzata del liceo da 10 anni. Con la oppure alla? La risposta corretta è A. Con la. Luca è sposato con la sua fidanzata del liceo da 10 anni. In effetti, quando uno straniero parla italiano, spesso viene influenzato dalla propria lingua madre o da un'altra lingua straniera che conosce già piuttosto bene. E ci sono varie lingue che con il verbo sposare, sposarsi, utilizzano la preposizione a, ma non l'italiano. In italiano si usa sempre la preposizione con, sia quando indichiamo il nostro stato, ad esempio Marco è sposato con Sofia. Sto parlando dello stato di Marco. Lui è single? No, lui è sposato con lei. Oppure quando usiamo il verbo in forma riflessiva per indicare proprio l'atto dell'ufficializzare il matrimonio. Marco si è sposato, sposarsi, forma riflessiva. Marco si è sposato con Sofia. Mi interessa l'atto. Lui ha ufficializzato la sua relazione con Sofia attraverso il matrimonio. L'unica eccezione è il verbo sposare, non riflessivo. Questo è un verbo transitivo e richiede l'oggetto diretto. Quando usiamo questo verbo, l'enfasi non è l'atto dell'ufficializzare il matrimonio. L'enfasi è sulla persona con cui scegliamo di farlo e dunque nessuna preposizione in questo caso è necessaria. Marco ha sposato Sofia.
Non Francesca, non Roberta, non Carlo, ma Sofia. Quindi, eccetto questo caso, quando ci importa chi è il suo partner, in tutti gli altri casi, sia che parliamo dell'azione in sé, sia che parliamo del suo stato, dobbiamo usare la preposizione con. Proseguiamo con il prossimo errore. Secondo te, domani pioverà? Guarda che cielo grigio! Qual è la frase mancante qui? Penso che sì? Penso di sì? Penso sì? La risposta corretta qui è la B. Penso di sì. Attenzione perché questo lo sbagliano veramente in tantissimi. Probabilmente l'errore nasce dalla vostra lingua madre oppure dal pensiero che dopo verbi di opinione, come pensare, si debba usare che. E questo è parzialmente vero, ma usiamo che solo se dopo c'è un'intera subordinata, cioè un'intera frase con un suo proprio verbo coniugato. Penso che tu abbia ragione. Va bene. Penso che loro siano partiti. Penso che fosse tardi. Va bene. Ma quando la risposta è semplicemente sì oppure no, si usa la preposizione di. Penso di sì, penso di no. E la stessa cosa in realtà succede anche con verbi simili a pensare. Credo di sì, mi sembra di sì, spero di no, suppongo di sì. Di conseguenza anche la forma senza nulla è sbagliata. Non potete usare che se manca un verbo dopo e quindi un'intera subordinata, ma non potete neanche utilizzare nulla. Penso sì, penso no. Anche questa forma è sbagliata in italiano. Prossimo errore. Anche questo riguarda un po' le preposizioni. Completate la frase con l'opzione corretta. Non so ancora se verrò alla festa. Come mi sentirò domani? Dipende su. Dipende da. Dipende di. La risposta corretta è dipende da. La preposizione corretta con il verbo dipendere è solo la preposizione da. Dipendere da qualcuno o qualcosa. Anche in questo caso, molto probabilmente, l'errore, che è davvero tanto frequente, dipende dalla vostra lingua madre, perché magari in altre lingue si usano preposizioni diverse. Ma, ripeto, in italiano l'unica preposizione corretta è da. Se le preposizioni vi causano non pochi problemi, è normale, potete mettere alla prova la vostra conoscenza di questo argomento con il test che ho realizzato un po' di tempo fa, dedicato proprio
a loro. Ve lo lascio qui in alto nella card o giù in descrizione. Credetemi, vale la pena e ovviamente fatemi sapere poi nei commenti il vostro punteggio. Prossimo errore. Marco non conosce bene Roma e ieri, cercando il Colosseo, si è perso, ha perso, ha sprecato. La risposta corretta è la A. Si è perso. Marco non conosce bene Roma e ieri si è perso cercando il Colosseo. Ma perché? Allora, queste tre forme creano un po' di confusione perché in alcune lingue addirittura si usa lo stesso verbo per dire tutte e tre le cose, o c'è un verbo per due di queste e uno per l'altra. Facciamo chiarezza. Perdersi è un verbo riflessivo e significa smarrirsi, non sapere più dove andare o non sapere più dove si è e non avere idea di come fare per andare in un certo luogo o per tornare in un certo luogo. Non so, mi sono persa nel bosco. È facile perdersi in questa città. Si sono persi tra la folla. Ma questo verbo si trova anche in forma non riflessiva, come verbo transitivo, che quindi regge un oggetto diretto. Perdere, in questo caso, significa non trovare più un oggetto che si possedeva, un oggetto o in generale qualcosa che era nostro, o non riuscire a trovare qualcosa. E si usa in realtà anche come opposto di vincere. In questo caso, ho perso le chiavi, ha perso il lavoro, abbiamo perso la partita, non voglio perdere tempo. Cosa significa in questo caso? Significa io possiedo il tempo, ma non ce l'ho più, senza un motivo. E questo ci conduce al terzo verbo che crea confusione. Sprecare. Sprecare significa usare male, consumare inutilmente, non sfruttare come si dovrebbe. Non sprecare l'acqua. Hai sprecato un'occasione d'oro. Quel ristorante è uno spreco di denaro. Spesso molti studenti di italiano fanno confusione proprio con questi due verbi, nella costruzione con tempo. Perdere tempo, sprecare tempo. Qual è la differenza? È veramente molto, molto sottile. Perdere tempo significa che il tempo è passato senza risultati, magari involontariamente. Ok, non c'è un risultato, è successo, non era pianificato, il tempo è passato e non abbiamo fatto nulla. Invece, sprecare tempo è più forte, perché l'idea è che il tempo è stato usato male, quando si poteva fare di meglio. Ora, spesso sono intercambiabili,
ma sprecare ha comunque una connotazione più negativa, più forte. Quindi, per esempio, io posso dire: smettila di perdere tempo con quel cellulare. Significa: io ti vedo, sei sul divano, non stai facendo nulla, il tempo passa e non c'è un risultato. Ok, ma se io dico: smettila di sprecare tempo con quel cellulare, c'è un po' più di forza, di pressione. Magari tu hai qualcosa da fare, hai del lavoro, dei compiti, una scadenza, eppure passi il tuo tempo al telefono, sul divano. Ecco, stai usando male il tuo tempo. In entrambi i casi lo fai, ma nella seconda situazione letteralmente stai gettando via il tuo tempo quando dovresti fare qualcos'altro. Sicuramente. Notate la differenza? Altro esempio. Luca non spreca tempo quando impara l'italiano. Usa tutti i minuti liberi che ha a disposizione con risorse in italiano. A proposito di non sprecare tempo, potrebbe tornarvi utile NordVPN, che sponsorizza questo video. NordVPN, oltre a proteggere la vostra privacy quando navigate, nascondendo il vostro indirizzo IP, vi permette di connettervi a internet come se vi trovaste in un altro paese. Nel vostro caso potreste usarla per navigare come se vi trovaste in Italia e accedere così a tutti i siti italiani senza limitazioni. Il costo è di appena un paio di euro al mese, insomma più o meno il prezzo di un caffè. Inoltre avete a disposizione anche il Password Manager, che vi permette di salvare e sincronizzare in modo sicuro tutte le vostre credenziali su ogni dispositivo, così da non rischiare mai di perderle o dimenticarle. Tra l'altro, se vi iscrivete a NordVPN utilizzando il link in descrizione o il codice coupon LERNAMO, riceverete anche 4 mesi gratis solo per i veri lernamici. Proseguiamo con il prossimo errore. Come stai? Come procede il nuovo lavoro? Grazie. I colleghi sono simpatici e il capo è gentile. Tutto è bene. Tutto va bene. Tutto bene. Sono stata un po' cattiva qui perché in realtà sono 2 le forme corrette, non solo una. E cioè la B e la C. Tutto va bene o tutto bene. Come stai? Come procede il nuovo lavoro? Tutto va bene, i colleghi sono simpatici e il capo è gentile. O tutto bene, grazie, i colleghi sono simpatici e il capo è gentile. Dunque, ricordate, se volete dire che tutte le cose sono in ordine, che non ci sono problemi nella vostra vita, potete o utilizzare il verbo andare, andare bene, andare male, va bene, va male, o potete non usare nulla e dire solo tutto bene, tutto male. Questa è sicuramente più diretta, ma anche il verbo andare è chiaramente molto comune, molto utilizzato e indica di più il procedere, le cose procedono bene o le cose procedono male. L'importante è che non utilizziate il verbo
essere con bene o male. Tutto è bene. No, è scorretto. Ora, questo non significa che è sempre scorretto. Sto dicendo che come risposta a come va, come stai, non potete dire tutto è bene o anche solo è bene. Ma questa forma esiste in italiano. Si tratta di una forma impersonale, ma ha il suo uso e il suo significato. Essere bene significa essere opportuno, essere cosa buona. E si trova in frasi o seguito dall'infinito di un verbo o seguito da che più congiuntivo. Ripeto, come espressione impersonale e dunque senza un soggetto. È bene che tu sappia la verità. Significa è opportuno che tu la sappia. È bene ricordare che loro faranno questo lavoro al posto vostro. Non è bene che i bambini mangino troppo tardi. Sarebbe bene partire presto. In queste frasi va benissimo e funziona anche con il contrario, male. È male che i bambini mangino tardi. Prossimo errore. Anche questo molto frequente. Il treno per Firenze dal binario 5 alle 14:30. Lascia, va via, parte. La risposta corretta è la C. Il treno parte dal binario 5 alle 14:30. Ma perché? Probabilmente questo errore è più comune tra gli anglofoni, perché in inglese c'è un unico verbo per i tre, cioè leave. Ma forse è così anche in altre lingue. Allora, in italiano i tre verbi sono ben distinti. Partire, che è la risposta corretta nella frase, significa iniziare un viaggio, mettersi in movimento verso una destinazione, spesso lontana, ma non necessariamente. È intransitivo, non prende mai un oggetto diretto dopo. E il focus, quindi l'attenzione, è sul momento iniziale del viaggio, quando stiamo cominciando. Il treno parte alle 8, domani parto per Parigi. Siamo partiti di buon mattino, che significa molto presto, nella mattina. Lasciare, invece, è un verbo transitivo e questo significa che regge dopo un oggetto diretto. Chi, che cosa lasci? E significa proprio abbandonare qualcuno o qualcosa, separarsi da un luogo o da una persona. Notate come questo verbo ha bisogno quasi sempre dell'oggetto diretto dopo, perché è quello il focus. Dobbiamo sapere da chi, da cosa ci stiamo separando. Ho lasciato le chiavi sul tavolo. Ha lasciato il marito. Devo lasciare questo lavoro. E allora andare via? Andare via, o anche la sua forma andarsene, significa allontanarsi da un luogo. Spesso, però, senza specificare la destinazione. Il punto è che
Non restiamo in quel luogo, ma non vogliamo, non sappiamo, non possiamo dire la destinazione. L'enfasi è sull'atto di allontanarsi e non sulla meta. Devo andare via, si è fatto tardi. Se ne sono andati senza salutare. Che maleducati. Vattene, come imperativo, o vai via. Non voglio sapere dove, non mi importa, ma lascia questo luogo. E dunque, ricapitolando, parto domani significa che domani comincio il mio viaggio. Lascio Roma domani significa che abbandono Roma per un po' di tempo, come un viaggio, o per sempre devo trasferirmi. Vado via domani significa semplicemente che domani non sarò più qui, senza particolare enfasi sulla destinazione o sul distacco emotivo. E adesso, come promesso, siamo arrivati all'ultimo errore che veramente sbagliano tutti, anche i più avanzati. Completate questa frase con l'opzione corretta. Questa nuova macchina del caffè è molto... Prepara un espresso in soli 20 secondi e consuma pochissima energia. Efficace o efficiente? La risposta corretta è efficiente. Ma perché? Allora, anche qui cerchiamo di fare chiarezza. Efficace si riferisce alla capacità di raggiungere un risultato, di ottenere l'effetto desiderato. La domanda chiave è: funziona? Produce il risultato voluto? Efficiente, invece, si riferisce alla capacità di raggiungere un risultato con il minimo spreco di risorse, tempo, energia, denaro. La domanda chiave è: funziona bene senza sprechi? Notate la differenza. Ad esempio, un medicinale è efficace se cura la malattia. Un motore è efficiente se consuma poca benzina. Una pubblicità è efficace se convince le persone ad acquistare quel prodotto. Un'azienda è efficiente se produce molto spendendo poco. Quindi attenzione, un metodo può essere efficace e dunque può raggiungere l'obiettivo, ma magari non è efficiente, cioè raggiunge quell'obiettivo ma non con il minimo spreco di risorse. Arrivare a piedi da Roma a Milano è efficace. Ci arrivi, raggiungi il risultato, ma non è efficiente, cioè ci metti settimane. Allora, quanti di questi errori commettevate prima di guardare questo video? Fatemelo sapere nei commenti e vi ricordo di guardare un altro video su altri errori molto frequenti commessi da chi impara l'italiano, perché, come avete notato in questo video, si tratta di errori che la maggioranza delle persone che studia questa lingua commette. Quindi guardate quel video su altri errori che trovate qui in alto nella card o giù
in descrizione. E adesso stiamo per vedere l'esercizio finale. Ma prima ho un regalo per voi. Dico sul serio. Questo fantastico libro. Perché si dice? L'ho realizzato davvero come regalo per voi, quindi è completamente gratuito e lo potete scaricare visitando questo link. Era il mio regalo di Natale per voi. Si tratta di un libricino su una serie di parole ed espressioni italiane di uso quotidiano e comune che menzionano altri paesi, altre città. E l'obiettivo qual è? Spiegarvi perché si dice proprio così. Quindi da dove viene quel nome così particolare per quella parola o quell'espressione. Per esempio, montagne russe. Ok, ma perché si dice così? Trovate tutte le risposte in questo libro. Passate da questo link. E adesso l'esercizio. Completate le frasi che vi sto per mostrare con una delle parole che abbiamo visto in questo video. Questo antibiotico è molto... Dopo solo 2 giorni mi sentivo già meglio. Credi che Martina verrà alla cena di sabato? Me l'ha confermato ieri. Mia sorella è sposata un architetto spagnolo. Non questa occasione. Un colloquio così non capita tutti i giorni. L'aereo per Londra alle 7:15 di mattina. È la prima volta che visito Venezia e ho paura di... Le strade sono un labirinto. Che tu legga il contratto attentamente prima di firmare. Vi lascio ancora qualche secondo, poi vi darò le soluzioni. Vi ricordo che potete ritrovare tutto quello che vi ho detto in questo video in maniera scritta, con più approfondimenti e dettagli sul nostro sito web lernamo.com. Per ogni lezione che pubblico su YouTube c'è un articolo sul nostro sito web tradotto in 2 lingue, alla fine del quale trovate gli esercizi interattivi per ripassare e anche un podcast. Molto facile, andate nella sezione lezioni, barra di ricerca, digitate quello che vi serve e trovate subito l'articolo dedicato. Tutto gratis. Vi ricordo anche di dare una possibilità a NordVPN e a voi stessi, infatti, perché così potete accedere a contenuti italiani da casa vostra. Questo link lo trovate in descrizione. Adesso, soluzioni. Questo antibiotico è molto efficace. Dopo solo 2 giorni mi sentivo già meglio. Dopo 2 giorni ho ottenuto il risultato che desideravo. Credi che Martina verrà alla cena di sabato? Credo di sì, me l'ha confermato ieri. Ho ripetuto il verbo iniziale e ho aggiunto di sì, perché c'era la conferma. Mia sorella è sposata con un architetto spagnolo. Essere sposati con qualcuno. Non perdere questa occasione. Un colloquio così non capita tutti i giorni. Non lasciarti sfuggire questa opportunità. L'aereo per Londra parte alle 7:15 di mattina. L'aereo parte, comincia il suo viaggio. È la prima volta che visito Venezia e ho paura di perdermi. Le strade sono un labirinto. Perdersi significa smarrire la strada corretta, non sapere più dove andare, ma ovviamente devo usare il mi, pronome riflessivo di prima persona
singolare perché sto parlando in prima persona. Io visito Venezia, io ho paura che io possa perdermi. Ho paura di perdermi. È bene che tu legga il contratto attentamente prima di firmare. Questa cosa è opportuna, è una buona idea. Com'è andata? Quante risposte corrette avevate dato? Fatemelo sapere nei commenti. E se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace che ci aiuta molto e iscrivetevi al canale. Seguite Learnamo su tutti gli altri social per gli altri contenuti che pubblico solo lì e vi saluto, ma ci vedremo di nuovo prestissimo in un video altrettanto fantastico.